Residence di lusso in grattacieli che solleticano le nuvole, auto fiammanti con autisti in divisa, shopping in centri commerciali che sembrano aeroporti, ristoranti stellati con lampadari di cristallo e camerieri con i guanti bianchi. Oggi ci dimentichiamo dell'India che abbiamo conosciuto in questi mesi per tuffarci a capofitto in un mondo di lustrini e paillette. Mumbai è la capitale asiatica dei miliardari e abbiamo deciso di andare a vedere che cosa si nasconde dietro tutto questo sfarzo. Non è esattamente l'ambiente in cui ci sentiamo più a nostro agio, anzi. E infatti l'imbarazzo e il senso di colpa sono proprio dietro l'angolo, anzi, dietro il grattacielo. No, mancata. Ragazzi, stamattina qui a Mumbai, proprio in pieno centro, si gioca a cricket. Buongiorno ragazzi da una Mumbai che si sta risvegliando stamattina. La città è molto tranquilla, si gioca addirittura per strada e cominciano ad alzarsi le prime serrande. Qua c'è il chai e qua addirittura c'è il barbiere. Ecco, una bella rinfrescata la mattina. Morning! Stamattina camminando dal nostro ostello siamo finiti proprio sotto l'edificio della borsa di Mumbai, che è una delle borse principali dell'Asia e la più importante qui in India. C'è questa cosa che io vedo sempre al telegiornale, aspetta che la zoomiamo così si vede meglio, ecco qua, questa striscia dove passano tutti i titoli di borsa, salita, discesa, tutto quello che succede. Senza neanche volerlo ragazzi, abbiamo di fronte proprio la caratteristica principale di Mumbai, e cioè il contrasto. Da una parte la borsa, dall'altra il baracchino di strada o il barbiere di strada. Questa è Mumbai. Questa zona siamo venuti anche ieri, ma era un delirio, non si riusciva a camminare. Stamattina invece è ancora tutto chiuso, quindi decisamente più tranquilla. Sembra un'altra città a vederla a quest'ora, quindi cambia tantissimo nei vari momenti della giornata. E oggi siamo in questa zona che è la zona di Colaba, che è questa penisola che si affaccia proprio sul mare. Adesso siamo in un posto, meglio, stiamo andando in un posto ragazzi, che io voglio vedere da un bel po' di anni. Chi ha letto un romanzo che si chiama Shantaram capirà sicuramente l'importanza del posto dove stiamo andando adesso. Chi non avesse ancora letto questo romanzo ragazzi ve lo consiglio tantissimo, sia che siate amanti dell'India sia che no, perché comunque è davvero un romanzo avventuroso e molto interessante. Ebbene sì ragazzi, siamo arrivati a quello che è il Leopold Café, che è il famosissimo locale dove avvengono un sacco di cose. Eccolo qui, mamma che stile, guardate lì quei ventilatori in alto che girano. Devo dire che leggendo il romanzo più o meno me lo aspettavo così, l'atmosfera è quella, no? Quella un po' antica, ti immagini che lì dentro possa succedere di tutto, ma anche all'apparenza sembra perfetto, un bar elegante. Shantaram ragazzi è uno di quei libri che leggevamo sul treno poco prima di partire per questo lunghissimo viaggio. Era il 2017 e noi sul treno per Milano facevamo queste letture che proprio facevano crescere in noi la voglia di cambiamento, di andare a vedere coi nostri occhi certi posti. E appunto Shantaram è un po' la Bibbia dell'India, cioè ti racconta l'India con la sua crudezza, anche con crudezza, cioè ti racconta proprio il bene e il male di questo posto, i lati positivi e i lati invece terribili che sono proprio, che fanno parte di questo paese. Ed è ambientato proprio a Mumbai, quindi anche in quel caso vengono mostrati appunto questi contrasti. È ambientato a Mumbai e va oltre, nel senso che mostra anche ciò che non si vede in superficie, e quindi è molto molto interessante e super consigliato. Abbiamo percorso qualche chilometro verso sud, non moltissimi in realtà, ci sono ancora i palazzi sullo sfondo, ma cambia completamente lo scenario da questo lato ragazzi. Ci sono tutte le barche dei pescatori qui di fronte a me, perché questo è il più grande mercato del pesce di Mumbai, nonché uno dei più grandi di tutta l'India. Posso dire anche una cosa? Sì, dilla. Anche uno dei più puzzolenti. Devo dire sì, l'odore è bello forte, bello pungente. Trasporto di ghiaccio. Signora pulisce il pesce.
In questa zona del mercato ci sono tutte queste signore che stanno pulendo il gambero, quindi questi qua sono tutti gamberetti, quelli sono i gamberi puliti e tutto il resto, diciamo, sono gli scarti, tutti qui attorno. Wow ragazzi, tantissime persone a fare questo lavoro. Siamo arrivati in realtà un pochino in ritardo, bisognerebbe venire molto presto al mercato del pesce, infatti la situazione è già piuttosto tranquilla. Qui calcolate che arrivano le barche dei pescatori, il pesce viene scaricato e pulito direttamente dalle signore proprio in questa area, proprio qui sotto, e poi viene venduto ai diversi acquirenti che sono sia i privati che poi i ristoranti, gli hotel. I pescatori a quest'ora invece sono già a riposo, le barche sono già rientrate dopo la pesca notturna. Come abbiamo già visto anche in altre parti del mondo, la cosa è divisa, i compiti sono divisi, cioè le donne si occupano di quello che è la pulizia del pesce, la vendita del pesce, invece tutto quello che riguarda la pesca è affidato agli uomini. Questo è l'edificio dove appunto viene pulito tutto quanto il pesce, di fronte tutto il porto, e pensate che la pesca in passato era la principale fonte di reddito delle persone che vivevano qui. Stiamo parlando del periodo precoloniale, quando Mumbai non era la città che conosciamo oggi, ma era un insieme di villaggi di pescatori, 7 per l'esattezza, divise su diverse isole. Qui in questa zona, ci troviamo appunto nella zona di Colaba, erano i Coli, gli abitanti originali, e sono ancora loro che si occupano di tutto quello che è il mercato della pesca di quest'area. Queste sono le barche dei pescatori, molto grandi, con le bandiere qui appese. Lì dietro invece sono più piccoline e i signori fanno addirittura il bucato sulla barchetta, infatti tutto è appeso lì ad asciugare. Comunque ragazzi, ecco, opinione sul mercato. Diciamo che, a parte la pulizia, che chiaramente non è il massimo, a parte che c'è un po' di amianto lasciato lì chissà da quanto, a parte tante cose, ecco, diciamo che se dovessi decidere, cioè mi dicessero vuoi mangiare il pesce a Mumbai oppure no, direi no, assolutamente no. Poi questo mercato è sicuramente per stomaci forti, ecco, cioè, proprio, ecco, se vuoi venire qui vieni pronto e sappi che comunque è un'esperienza tosta. Spostarsi a Mumbai è molto semplice ragazzi, ci sono tantissimi autobus, ci sono i taxi tipici che sono questi neri e gialli e sembrano un po' quelli di Calcutta, però in versione più moderna, perché a Calcutta i taxi sono tutti tipo degli anni 60. E poi ci sono diverse stazioni del treno, quindi tantissimi treni che vanno su e giù per la città, su e giù perché Mumbai ha una forma particolare, è molto allungata come forma e quindi tantissimi treni proprio vanno da nord verso sud e viceversa. Noi prendiamo l'autobus, su Google Maps diciamo che ci sono tutti gli autobus, quindi tu metti la tua destinazione e lui ti dice esattamente quali sono gli autobus che vanno in quella direzione. Tanto stavo per cadere perché c'è una bella ripresa. L'autobus costa 10 centesimi a persona, elettrico e con l'aria condizionata. Adesso abbiamo una mezz'ora per spostarci in un altro quartiere, quindi direi niente male. Ragazzi, sta città ti fa girare un po' la testa, perché in pochi minuti, veramente pochi, siamo passati dal mercato del pesce al quartiere dove abitano i miliardari di Mumbai. 66 di tutti i miliardari di tutta l'India abitano in questa città, in questa zona, e si vede la differenza. Guardate le altezze qua dei palazzi, tutti altissimi. Diciamo che siamo praticamente nella Hollywood indiana, quindi siamo dovuti anche salire su questa piccola collinetta. Girano delle macchine completamente diverse in questa zona della città e di fronte a noi c'è la residenza dell'uomo più ricco dell'India. Questa residenza si chiama Antilia, famosissima e molto particolare dal punto di vista architettonico, è la residenza di Mukesh Ambani.
Questo sobrio palazzo di 27 piani è stato costruito nel 2010 ed è costato 2 miliardi di dollari, ma pensate che già oggi il suo valore è più che duplicato perché vale 4,6 miliardi ad oggi. Sono sì 27 piani, ma soltanto gli ultimi 6 sono adibiti a residenza della famiglia. In tutto il resto del palazzo invece ci sono giardini, sale da ballo, c'è un enorme teatro, c'è addirittura un parcheggio per 168 macchine e all'interno lo staff che lavora e si prende cura della manutenzione del palazzo è composto da 160 persone. Questo palazzo può reggere addirittura un terremoto di magnitudo 8. Come vedete non è l'unico palazzo di questa altezza, diciamo che la forma è davvero stravagante per questo tipo di palazzo e lo scorso anno, quindi nel 2024, qui si è tenuto quello che è stato definito il matrimonio reale dell'India, perché si è sposato il secondo figlio maschio della famiglia e quindi hanno fatto questa cerimonia enorme, gigantesca, proprio all'interno di questo palazzo. Certo che ragazzi, parere personale, è brutto, è brutto, brutto, brutto. Io l'uomo più ricco dell'India me l'aspettavo che vivesse in un palazzo da Maharaja, non in questa roba qua. A parte le battute ragazzi, c'è molto da pensare, perché questo palazzo costruito sulla collina che guarda tutto il resto della città dall'alto, che cosa guarda? Guarda anche la baraccopoli più grande di tutta l'Asia, che si chiama Dharawi e che è proprio qui vicino, dove vivono milioni di persone. C'è chi ha definito questa situazione, diciamo, il sultano che guarda alle formiche. Questo perché Mumbai è anche una città molto cara e il 60% degli abitanti di Mumbai, il 60%, vive negli slum. Città molto cara, quindi con gli stipendi che ci sono qui tante persone non si possono permettere altro che vivere in uno slum. Da quando facciamo video in India abbiamo ricevuto anche alcuni commenti che ci hanno fatto pensare. Ci hanno fatto pensare per esempio alcune idee che ci sono sbagliate su questo paese. È vero, sta diventando uno dei più ricchi del mondo, ma ricordiamoci che stiamo parlando di un paese di 1,4 miliardi di persone e che quindi nonostante ci sia una crescita, questa crescita non è per tutti, anzi è per una piccolissima parte. E quindi semplicemente la forbice tra chi è molto ricco e molto povero in queste situazioni, con questo tipo di economia, si allarga sempre di più e quindi chi è più ricco diventerà sempre più ricco, ma chi non avrà la possibilità appunto di arricchirsi rimarrà alla base di questa piramide. Questa discrepanza assurda che si vive soprattutto in questa città, quindi Mumbai, è legata principalmente alla densità di popolazione. Pensate ragazzi che ci sono alcune zone in cui c'è una densità di popolazione di 400.000 abitanti per chilometro quadrato. Cioè questa è una cosa folle, non ci sono altre città nel mondo che hanno una densità di popolazione tale. Perché questo succede? Perché sono arrivati, quando Mumbai si è sviluppata moltissimo, ha attirato moltissime persone da tutta l'India in generale, soprattutto le persone più povere, quelle delle caste più basse, hanno deciso di venire a Mumbai per cercare di fare fortuna o anche semplicemente per trovare un lavoro che gli permettesse di sopravvivere. Quindi c'è questa cosa anche delle caste di cui non abbiamo mai ben parlato, devo dire, finora, ma che sicuramente approfondiremo nei prossimi video. E ovviamente ragazzi in questa zona sorgono proprio le boutique di abiti di lusso. Questa è una di quelle, l'abbiamo vista così intravista in realtà perché è tutta coperta dalla strada, c'è tutto un giardino che la copre davanti e ci sono questi abiti come sempre dettagliatissimi. Guarda questo, abito da sposa, un po', non so se da sposa perché è bello succitto anche in alcune parti e una bella giacca sobria. Queste sono tutte abbigliamento d'alta moda. È come se ci fossero due livelli diversi, perché tu vedi palazzi in alto, altissimi, e poi ti giri e invece la città sotto, che è identica all'India che conosciamo, che abbiamo visto un po' in tutto il paese, no? Quindi queste mini attività minuscole, ognuno che si occupa di una cosa diversa. Per esempio vendono solo le camicie, qua accanto fanno tutte le stampe, lì c'è addirittura un posto per mangiare, si fa credo il riso con il dal, cioè con le lenticchie, uno dei prezzi più bassi mai visti, cioè 50 richiede per 50 centesimi. A 50 centesimi il riso con il dal. Thank you, bye, bye bye. No ragazzi, incredibile, un viaggino a cui hanno messo il pavimento, ma soprattutto hanno allestito tutte le spezie, le erbe. Guardate che roba, è bellissimo, sembra tipo un'erboristeria con tutte le erbe qui, le tendine
per fare ombra, ma fuori è lui, è il mini minivan. Dopo aver aspettato per quasi mezz'ora un autobus che non è mai passato, alla fine ci siamo buttati su un taxi. Guardate com'è tutto bello rivestito, tutto quanto, pure il soffitto, tutto floreale. Quindi siamo all'interno delle solite macchinette nere e gialle di Mumbai. Le tariffe dei taxi qui a Mumbai sono più o meno simili a quelle dei tuk tuk, perché per fare circa 4 km ci ha chiesto 100 rupie, quindi €1 circa. Si sono fatte le 3, abbiamo cambiato quartiere, anche qua mega quartiere di lusso, super modernissimo. E ragazzi, secondo voi perché siamo qui? Siamo qui per il cibo degli dei! Una pizza fatta bene ce la siamo sudata. Allora ragazzi, negli ultimi video stiamo solo mangiando tra pizze e pizzettine di scarsa qualità, soprattutto finalmente siamo arrivati all'alta qualità. Dobbiamo aspettare Mumbai per una pizza buona. Questo è il continuo della nostra dieta, diciamo niente cibo indiano. Dieta di malattia, dieta di malattia. Guarda, innamorato. Assaggia, vai, primo morso. Bella ricca di ingredienti, mozzarella buona. E anche tutto il resto, guarda com'è bella maculata. È buona. E chiaramente non batterà mai quella di Silvio, ragazzi. Quella di Silvio in Australia è imbattibile, ma questa è buona. Ovviamente quella era solo l'inizio, perché è arrivata anche la seconda con addirittura peperoni, cipolle, zucchine, pesto. Pesto? Vai, Facciamo vai l'assaggio sul del pesto. Buono. Non sei Buono il convintissimo sul pesto, non ti ho convinto. È un pesto leggero, però è un pesto perché è fatto con questi che comunque vabbè è basilico buono. E poi ce l'hanno servito stranissimo con questa che è una maionese all'aglio. Ecco, questo vabbè, dai. Ora posso dire che non è male neanche quella. Lasciamogli comunque il dubbio, poverini sono indiani, non sanno cosa fanno. Però secondo me non è male sta salsa al pesto. Piuttosto che il ketchup, forse è meglio questa. Vabbè. Quello sì. Mancano solo 2 fettine ragazzi e poi ce l'abbiamo quasi fatti. C'è da dire che è una bella tosta come pizza, questa bel sapore forte, bella grossa. A me piace molto, anche se magari sono sapori un po' troppo forti, tipo c'è l'aglio che non a tutti piace, ma a noi piace anche ad Angela. Lo apprezzo particolarmente, a me piace. Anche lei è pronta per l'abbiocco. Esatto. Si vede il carboidrato si sta impossessando di me piano piano. Allora, se uno ha bisogno di Italia e da tanto che non mangia magari bene allora io consiglio, perché proprio dici esci soddisfatto, non il pezzettino magari buono, gourmet, ma leggerino. Questa invece è proprio una pizza che alla fine è anche arrivato il conto ragazzi, che è bello salato. Allora, ricordiamo che siamo in India, però ecco, stiamo facendo più oggi una giornata tipo un po' lusso, un po' come se fossimo degli indiani di lusso che vivono a Mumbai. E quindi in questo quartiere una ottima pizza, quindi fatta bene, come si deve, bella abbondante. Abbiamo preso anche un'acqua in 2, ci è costata €18 in 2. €18 in 2 per l'India è un prezzo molto alto, per l'Italia chiaramente è un prezzo normale, basso. Quindi ecco, più o meno è così che si può spendere con queste condizioni. Ho solo una domanda: cosa sono gli indiani di lusso? Siamo noi, Angela, indiani di lusso. E in un attimo da Mumbai siamo a Dubai, perché ragazzi come vedete siamo all'interno di un centro commerciale, aria condizionata a palla, controlli all'ingresso, quindi si fa passare anche lo zaino all'interno della macchinetta, così ti controllano tutto quanto. Questo è un enorme centro commerciale di lusso. Ragazzi, questo effettivamente è il primissimo centro commerciale di lusso visto in India. Devo dire che sembra di aver fatto un salto spaziale, nel senso che sembra di aver preso un volo e essere finiti o dentro un aeroporto o appunto in un'altra città completamente diversa, anzi in un'altra nazione completamente diversa. Come saprete io vado pazzo per il lusso in questi luoghi, io non vedo l'ora di venire a fare i miei giri, a guardare le vetrine, comprare, spendere. Che gioiellieri! Guarda che roba ragazzi, pazzesco.
Ecco, mi sento un pesce fuor d'acqua, come potreste capire. Però ecco, Mumbai è anche questo. Ma non è soltanto un centro commerciale, c'è anche tutta la parte esterna, cioè tu entri, fai i controlli e poi sei all'interno di questa enorme tipo città commerciale. C'è anche la parte esterna, qua c'è addirittura una piazza dove c'è la musica, ci si può sedere, probabilmente fanno anche degli spettacoli, infatti là c'è un palco, c'è una macchina lì elettrica e ragazzi sono tutti gli enormi marchi esistenti al mondo. Fa strano ragazzi, di solito tutta questa gente noi la vediamo nei templi, adesso invece siamo nel tempio dello shopping. Diciamo sempre che l'India ha mille facce in effetti, questa è una di quelle, questa noi non l'avevamo mai vista. Allora, il centro commerciale qui continua, è gigantesco, una roba incredibile, tu entri in vari edifici e cambia il centro commerciale. Ragazzi, sono andata a vedere com'è il bagno, che è proprio accanto al negozio di Gucci. Allora, un bagno lussuosissimo, ma la cosa divertente è che sono entrata, c'era una signora che si lavava i piedi nel lavandino. Mi piace tantissimo. Ah, meno male, adesso non esageriamo, voglio dire, tutto sto lusso, cioè sto un po' male, io non mi sento proprio a mio agio ragazzi, com'è sta cosa. No, guardate, ci sono questi ristorantini, anzi questa è proprio pasticceria con caffetteria, tutto figo, fighissimo. Comunque la gente consuma e ci sono anche clienti nei vari negozi, quindi comunque cioè, le possibilità economiche ci sono. Ci sono, anche perché i salari medi di Mumbai sono molto più alti rispetto a quelli della media nazionale, sono quasi 3 volte tanto. Se calcoliamo sono circa 300 euro i salari medi mensili in India, qua arriviamo anche sui 1000-1100 euro, quindi sale molto rispetto appunto alle altre zone del paese. Tutto questo lusso, ma comunque ragazzi vedete c'è questa opera d'arte che in realtà torna con i piedi per terra. Questi sono gli abitanti di Mumbai che vanno a lavorare sul treno, vedete, tutti uniti appassionatamente sul treno. Diciamo le differenze spariscono e si è tutti insieme appassionatamente. E all'ultimo piano del centro commerciale c'è questa statua che è dedicata ai Dabbawala, che è una figura molto importante qui a Mumbai, cioè sono coloro che vanno a ritirare il pranzo a casa o nei ristoranti e poi lo consegnano alle persone che ci sono al lavoro, sono sul treno e girano tutta la città in bicicletta. Qui è rappresentato in modo molto iconico perché ci sono questi signori che sono fatti praticamente tutti con questi mini orologi per indicare il fatto che devono essere super precisi e puntuali, e invece della confezione, diciamo, del pranzo ci sono degli stomaci appesi alla bicicletta. Addirittura un concierge sull'ascensore. È pazzesco perché magari in altri paesi c'è una divisione netta, no? Tra il quartiere di lusso e il quartiere invece normale. Invece qua siamo appena usciti dal centro commerciale di super mega extra lusso e ci siamo ributtati proprio nella strada sotto, che è una strada poi normalissima, quindi con i clacson, con le persone, tante persone, un po' di traffico, un po' di sporcizia, insomma la vita normalissima. E quindi proprio è una vicinanza assurda tra questi due mondi. Posso dire la verità, io oggi mi sento in colpa. L'ho detto, magari sbaglio, probabilmente sbaglio, sicuramente sbaglio, però io mi sento in colpa lo stesso. Cioè non ci posso fare niente. Siamo venuti qua al chai di fiducia della sera e allora vengono fuori un po' queste cose, anche perché abbiamo visto delle cose dall'ultima clip a questa e quindi fa pensare, fa troppo pensare sta roba qua. Allora, stavamo tornando prima, no? Quindi siamo tornati all'ostello, ci siamo anche già fatti una doccia e cambiati, siamo usciti ancora un attimo a bere un tè
E mentre tornavamo camminando per strada siamo passati davanti a un ristorante di quelli proprio belli, con tutti questi lampadari di cristallo, tutti dorati, le pareti dorate, tutti i camerieri che ti aprono la porta, tutte queste cose che ti spostano la sedia, insomma queste hotel un po' scene di questo tipo, no? Quindi anche cracco, cioè di più. Esatto, cioè delle cose oltre, ovviamente tutta la vetrata per cui tu vedevi tutto. E proprio di fronte c'erano dei lavori in corso, proprio davanti a 3 metri dalla porta d'ingresso c'erano dei tubi che passavano, e seduti sui tubi in quel momento c'erano 4 ragazzi che erano un po' tutti poi invece c'è un topo enorme, bel topazzo grosso così. Vabbè, e lui non c'entra niente. Vabbè. Insomma, mentre c'era questa scena di questi ragazzi seduti lì, un po' sporchi da lavoro, perché si vede che lavoravano proprio a questo cantiere, che guardavano dentro questo ristorante, no? Fissi. Seduti sui tubi in mezzo alla fogna, in pratica. Sì. Cioè ragazzi proprio seduti nella fogna, cioè Sì. proprio dentro la fogna. Cioè un contrasto che più di questo, sinceramente ragazzi, io non so che cosa possa esistere, no? E... Cioè c'era proprio questo scontro, cioè anche nel mio cervello, devo dire la verità, per un attimo ho fatto ma che cavolo, Che roba è? ma che cosa succede? Cioè un lampadario probabilmente è lo stipendio di un anno di uno di questi ragazzi, Sì. o forse di più. Di più. E quindi io Altro ero lì che che- dicevo, altro che di tutti forse quei 4 ragazzi, e io dicevo ma è folle, questa cosa non ha nessun senso, cioè Eh beh, è un- si ricollega al sultano sulla collina e alle formiche. alla baraccopoli di fronte, no? Cioè, è questo magari, concetto, sì. cioè, magari il sultano vendendo un orologio potrebbe sfamare una baraccopoli, poi ne gliene rimangono altre 100, ma comunque una la salva, no? Questo Vabbè, discorso ragazzi. che è sempre un po' difficile da fare, no? Mi rendo conto che anche cioè non siamo esperti di quello che è geopolitica, tutte queste cose, economia, tutte queste situazioni sono sempre molto complesse da trattare, me ne rendo conto, però così proprio diciamo un pensiero spicciolo che ti viene da fare, no? Appena vedi queste situazioni, No. e dire ma perché non È che il si divario... bilancia questa No, cosa? è che il divario è altissimo in India, cioè per esempio noi oggi siamo andati a mangiare la pizza e io mi sento in colpa proprio per quello, no? Perché, che ne so, noi per mangiare una pizza abbiamo speso 9 euro a testa, ok? Però fuori, proprio lì sotto, si può mangiare con 50 centesimi e le persone, la stragrande maggioranza delle persone, se mangia fuori, mangia con quei 50 centesimi. Che poi è quello che abbiamo fatto anche noi in questi mesi in India. Certo, cioè, chiaramente. questa è stata proprio l'eccezione anche per noi. La questione è proprio la forbice. Sì, è sempre la forbice che dicevamo oggi. Cioè. E qui è tanta la differenza. Per quello un po' dici, boh, l'ho fatto, va bene, sono contento, però cavolo, boh, cioè mi sento comunque in colpa, non so, tu? No. Sì, un po' sì. Devo dire che riflettendo sul valore che hanno quei 9 euro ti cambia tutta la prospettiva, diciamo, no? E Cioè quindi- ti sballa tutto. Poi c'è da dire una cosa, che secondo me Mumbai è proprio l'esempio più estremo di questa situazione. Non è che tutta l'India è così, perché Ah, in no, realtà ragazzi assolutamente. no, cioè succede nelle grandi città, Mumbai nell'esempio, una tra tutte, ma poi quando vai in realtà nei paesi, nelle cittadine più piccole questa cosa non esiste, cioè è tutto più Infatti livellato, c'è non abbiamo avuto questa sensazione prima. È solo qui proprio. Però vabbè, volevamo condividere anche questo pensiero finale di questa giornata, che in realtà ci ha permesso di vedere una delle 2 facce della medaglia. Yes. Perché manca l'altra faccia. E quindi ragazzi, E noi ci quindi vediamo sì, nel prossimo ragazzi, nel video. prossimo video, sempre qui da Mumbai, per andare a vedere tutta l'altra faccia di questa città. Intanto ragazzi, io vi dico, fa molto caldo oggi a Fa Mumbai caldissimo. e quindi noi andiamo a farci la seconda doccia di oggi. Alla prossima. Iscrivetevi al canale. Ce lo stavamo pure dimenticando. Attivate anche la campanella. Ciao ragazzi. Ciao.